Ciao a tutte, oggi un bellissimo progettino di cucito creativo. Realizzerò la bambolina di pezza Ginger, sarà bellissima, un progetto facile, divertente e vi seguirò passo passo nella realizzazione. Vi ricordo sempre che giù nella descrizione del video vi posterò il cartamodello gratuito, eccolo qui, che è composto da 2 fogli. Vi ho anche disegnato gli occhietti e il naso, le ciglia, le sopracciglia e anche la serpentina, così avrete anche un piccolo aiuto. Chi invece non può scaricare il cartamodello, adesso darò le misure. Allora, la testa di gingerbread ha una forma un po' ovale, non è del tutto tonda, quindi orientativamente vi do il diametro che è di 13, da qui a qui misura 10 cm e mezzo, il collo misura 3 cm e mezzo e la misura da qui a qui è di 2 cm e mezzo. Qui deve restare aperto una volta cucito. Poi la gambetta misura 17 cm, questa parte qui misura 5 e questa parte qui misura 3 cm e mezzo. Poi questa gingerbread terrà un piccolo pupazzetto tra le mani, che è un piccolo ginger man, la sagoma più o meno. Allora, la testa misura 4 cm di diametro, la sagoma da qui a qui misura 7 cm, le gambette 3 cm e mezzo, le braccine 2 cm precisi e il corpo da qui a qui misura 4 cm e mezzo. Le braccine invece misurano 12 cm per 3 cm questa parte qui, la parte della manina è più grande e misura 4 cm. Il corpo ha una misura di 18 cm, quasi 18. Da qui a qui misura 9 cm, il collo invece misura 3 quasi 4 cm, quasi 3 cm e mezzo. Da qui a qui misura 2 cm. Qua sotto resterà aperto. Mi sembra di aver detto tutto. Per i vestitini invece non ci sarà il cartamodello e capirete poi il perché è talmente semplice da realizzare questa piccola salopette che ci vorranno semplicemente 2 tessuti. Vi metterò il cartamodello invece delle culotte, ecco. Poi man mano che farò il tutorial vi darò anche le misure dell'abbigliamento, che è facilissimo. Allora, per prima cosa la struttura. Allora, è un po' come il tutorial che vi ho già fatto di Lilly Dolly, la bambola di pezza. Cambia la dimensione, cambierà la forma, ma il tessuto rimane sempre lo stesso, perché io le bambole le realizzo con questo tessuto a trama molto fitta che compro in merceria, ma lo trovate anche su internet, sfilaccia pochissimo, ha una trama, proprio perché ha una trama molto fitta, è di cotone, non è elastico, e lo trovate in varie varianti di colore. Io ho scelto quella media, non è chiaro, il tessuto è una via di mezzo, ma non è neanche tanto scuro, però in commercio lo vendono anche parecchio scuro come colore, come tonalità di colore, e ho scelto la via di mezzo come gradazione di colore. Quindi userò sempre il tessuto, questo per realizzare le bambole, ma se non avete questo tipo di tessuto utilizzate qualsiasi tipo di cotone. Chiaramente deve essere un colore non bianco, perché gingerbread è un biscottino, quindi magari un colore neutro che va su beige, su nocciola. Evitate soltanto il colore bianco, anche perché con tutto che il colore sarà di questa tonalità, io aggiungerò anche delle sfumature con la terra, quella che utilizziamo noi donne per dare colore al viso. Io la userò per dare colore anche alla ginger e userò anche un po' di fard. Quindi una volta ritagliato tutti i pezzi del cartamodello, quindi braccia, gambe, testa, corpo, ma io mentre ci sono cucio anche l'omino, disegno sul rovescio del tessuto tutte le sagome, lascio l'apertura dove è indicato sul cartamodello perché lo trovate sempre scritto, e a questo punto metterò dritto con dritto tutti i pezzi che andrò a cucire, dritto con dritto disegno la sagoma e poi vado a cucire sul disegno della sagoma. Cucirò prima il corpo, qua sotto resterà aperto in basso, poi cucirò l'omino su tutto il disegno della sagoma e senza lasciare nessuna apertura. Per quanto riguarda le braccia, cucirò sul disegno della sagoma e lascerò l'apertura sulla parte interna del braccino, lascerò una piccola apertura a tutte e 2 le braccine, perché dopo dovrò risvoltare e riempire con l'ovattafiocchi. Per quanto riguarda la testa, partirò proprio dal collo, cucirò proprio partendo dal collo su tutto il disegno della sagoma e qui resterà aperto.
Stessa cosa per le gambette, sulla parte superiore resterà aperto, inizia a cucire proprio qui sul disegno della sagoma e l'apertura, ripeto, resterà in alto della gambetta. Cucite con la lunghezza del punto più corta che avete. Una volta cucito si va a ritagliare l'eccesso del tessuto e si vanno a risvoltare tutti i pezzi. Invece per l'omino, dopo aver cucito, togliete il tessuto tutto intorno, fate dei piccoli taglietti, mi raccomando, su tutti gli angoli, poi separate i due tessuti e fate un piccolo taglietto a croce, ma questo ve lo faccio vedere dopo. Questo più che altro lo faccio vedere per chi alle prime armi ha iniziato adesso magari a cucire, vuole realizzare magari la bambolina, e quindi è giusto farlo vedere, anche se l'ho fatto vedere tante volte. Allora adesso vado a cucire tutti i pezzi, vado a togliere l'eccesso del tessuto e vado a risvoltare e poi si va a riempire. Un'altra cosa, a differenza di Lilly Dolly, la bambolina di pezza, di cui vi ho fatto già il tutorial tempo fa, magari vi metterò giù nella descrizione del video il link che vi porterà al tutorial della bambolina di pezza, i passaggi per cucire e imbottire sono identici. L'unica cosa che cambierà in questo progetto è che all'interno del corpo non metterò più la bacchetta qui, metterò semplicemente tanto vattafiocchi qui e poi cucirò il collo alla testa una volta riempito bene con l'ovattafiocchi, quindi cambierà soltanto questo, ma la procedura per cucire tutti i pezzi della bambola saranno identici a quello di Lilly Dolly. Quindi detto questo, adesso vado a cucire e vi faccio vedere dopo il prossimo passaggio, che è facilissimo. Allora, io ho cucito tutti i pezzi, ho già tolto l'eccesso del tessuto su tutti i pezzi che ho cucito e ancora non ho risvoltato, quindi qui sulle gambette l'apertura sarà su, qui sulle braccine lateralmente, e qui ho lasciato un po' di margine di tessuto in più perché dopo averlo risvoltato e riempito lo dobbiamo inserire all'interno. Qui c'è la testa e qui c'è il corpo e qui c'è l'omino. Per quanto riguarda l'omino, adesso mi vado a risvoltare tutti gli altri pezzi. Per quanto riguarda l'omino dovete separare così due tessuti, qualunque lato va bene perché tanto sono uguali, fate più piccolo, proprio piccolo taglietto a croce e da qui dovete adesso risvoltare e riempire con l'ovattafiocchi. Magari aiutatevi con un risvolta tubolare, piano piano, prima magari uscite la testa, poi le braccia e poi le gambette. Piano piano vi aiutate con una bacchetta di legno e risvoltate il tutto piano piano. Cercate di non far allargare molto il taglietto, perché se si lacera troppo poi come lo nascondiamo? Io metterò poi un'etichetta, adesso poi capirete. Quindi adesso mi vado a risvoltare piano piano tutti i pezzi, soprattutto questo dell'omino del pupazzetto di Gingerman. Piano piano, vedete, io tiro fuori con delicatezza le gambette, poi le braccine e possibilmente dopo che risvoltate tutti i pezzi andateli anche a stirare, così toglierete i segni della penna cancellabile. Mi raccomando, usate quella quando disegnate le sagome sul rovescio del tessuto. Vabbè ragazze, io continuo, così ci dedichiamo subito all'abbigliamento e al trucco, perché io disegnerò completamente la bambolina con i colori acrilici, però vi darò anche l'alternativa, se magari non avete i colori acrilici, su cosa potete utilizzare per disegnare questa bella bambolina. Vabbè ragazzi, io vado a risvoltare adesso tutto, possibilmente vado anche a stirare, perché necessita, e vi faccio vedere dopo cosa dobbiamo fare. Allora, una volta risvoltato e stirato per bene tutto, si deve andare a riempire ogni singolo pezzo, quindi le gambette, la testa per bene, riempitela con tanto vattafiocchi, le braccine e il corpo. Per quanto riguarda il corpo, qui dove c'è il collo, nel video di Lilly Dolly, la bambolina di pezza, vi avevo fatto mettere un pezzettino di bacchetta di legno per sorreggere per bene la testa, perché altrimenti penzolava. Questa volta non ho usato la bacchetta nella gingerbread che ho già realizzato, che purtroppo non c'è più perché è andata dalla persona che l'ha voluta. E quindi ho deciso di mettere dell'ovatta piatta, o se avete anche il filtro K andrà benissimo. Adesso vi faccio vedere perché l'ho già testata lì e l'effetto mi è piaciuto tantissimo, quindi ho deciso di rifare in questo modo. Allora, per quanto riguarda invece il piccolo Gingerman, ho chiuso questa apertura con un punto grossolano e poi ho realizzato con ago e filo queste due X, ma se volete potete mettere anche dei bottoncini. Per nascondere questa apertura adesso io andrò ad incollarci questa etichetta qui, quindi prendo la colla, dopodiché ve lo metto da parte perché poi andrà dipinto, prendo la colla e vado ad incollare l'etichetta e vado a nascondere l'apertura chiaramente, quindi mettete della colla e fate asciugare per bene
così. E adesso lo mettiamo da parte perché poi lui andrà dipinto insieme alla gingerbread, quindi per ora lo prendo, vedete che carino, pulito, e lo metto da parte qua insieme ai topolini. Allora, per quanto riguarda il collo dovete prendere del filtro capo o dell'ovatta piatta, la dovete arrotolare così in modo molto stretto, vedete? Arrotolate, arrotolate. Dopodiché prendete un pochino di colla e andate ad incollare per bene in questo modo. Poi magari tagliate l'eccesso, chiaramente dovete considerare qui quanto è lungo il collo, quindi togliete l'eccesso. Una volta asciugato, aspettate che si asciuga per bene, altrimenti la colla macchierà il collo. Quindi facciamo asciugare un attimino. Lo inseriamo all'interno, mi aiuto con una pinzetta, qui è tutto aperto, quindi vado ad inserire per bene all'interno del collo. Così mi aiuto con la pinzetta, state attenti a non bucare il tessuto, chiaramente quando fate questo lavoro, state attente, spingete bene 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 e fate entrare questa sorta di cilindro al collo. Adesso mi aiuto così con la forbice, dovete arrivare proprio qui, che quella parte non deve restare vuota. Se vi rendete conto che l'avete fatto troppo spesso, questa imbottitura l'avete fatta troppo spesso, andate e fatela più stretta. Ecco fatto. Con tutto ciò io adesso spingerò per bene l'ovatta anche a fiocchi, man mano che vado a riempire. Vi assicuro che l'effetto sarà bellissimo e terrà per bene la testa, anche perché poi andrò a cucire il collo alla testa, quindi non si muoverà, fidatevi, anche perché adesso lo vedrete. Quindi adesso io con tutto ciò vado piano piano ad inserire l'ovatta a fiocchi qui, su questa parte qui, e poi vado a riempire tutto il corpo. Mi raccomando, il corpo riempitelo proprio bene 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 di ovatta, quindi spingete per bene, prendete tanto ovatta e andate a riempirlo. Adesso io velocizzo, ragazzi, vi faccio vedere dopo il prossimo passaggio. Vado a riempire la testa, le braccia e le gambe. Allora, io ho già riempito buona parte del corpo, vedete qui. Se vi rimane questa piega non vi preoccupate, anche perché non abbiamo finito. Qui io ho riempito, vedete, però adesso dovete lasciare questo tessuto in più, che adesso vi do i centimetri, lo dovete lasciare libero da ovatta. Lasciate 4 centimetri libero da ovatta, quindi in questo momento io, che ho imbottito, metto qui uno spillo per non far scendere l'ovatta e metto da parte. Adesso vado a riempire per bene la testa, le braccia e le gambe. Per quanto riguarda le gambe dovete lasciare sempre libere da ovatta, lasciate 3 centimetri libere da ovatta a fiocchi, solo nelle gambette, ok? E le braccine invece vanno riempite, non troppo piene, ma neanche vuote, una via di mezzo, ve ne accorgete man mano che riempite il tutto. Va bene, io velocizzo, vado a riempire questo e vi faccio vedere il prossimo passaggio. Le gambette, io le ho riempite, qui ho lasciato, mi raccomando fate la stessa cosa anche all'altra gambetta, ho lasciato questi 3 centimetri liberi da ovatta, vedete ho messo anche uno spillo per non fare salire l'ovatta a fiocchi. Le braccine le ho riempite, questa apertura o la chiudete con un punto di cucitura a mano, io ho messo un puntino di colla ed è venuto perfetto. Le metto da parte, questo in sospeso perché c'è un lavorettino da fare, ma ne varrà la pena. Un attimino lo mettiamo da parte. La testa è bella che è pronta, che è bella piena piena di ovatta. Adesso cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, per non far salire l'ovatta dobbiamo andare a dare un punto di cucitura sotto la macchina, quindi posizionatela così, in questo modo, così, e date un punto di cucitura qui, così l'ovatta non salirà più sopra. Quindi mi posiziono così, vado a dare un fermapunto sia all'inizio che alla fine e blocchi il punto. Una volta dato, vediamo questi fili, cosa faccio? Questa parte qui io la inserisco un pochino all'interno, così, circa quasi 1 centimetro, in questo modo la faccio entrare dentro e vado a dare anche qui un puntino di cucitura sotto la macchina da cucire.
Ecco fatto. E adesso vado a fare la stessa cosa anche all'altra gambetta. Le prendo e le metto da parte e questo sarà il risultato, vedete? Adesso vado a fare la stessa cosa anche qui, cucitura qua, poi inserisco circa 1 centimetro all'interno e cucitura qua. Allora, dedichiamoci adesso al corpo. Allora, qui vedete c'è questa pighetta, perché necessita ora bloccare qua con un punto di cucitura. Io le ho sperimentate un po' tutte e devo dire che così mi piace veramente tanto la struttura della bambolina. Quindi adesso che faccio? Spingo ancora così l'ovatta all'interno. Qua ci sono i 4 centimetri liberi di ovatta, mi metto sotto la macchina da cucire e vado a dare un punto di cucitura qui su questa parte qui per non far scendere l'ovatta a fiocchi, e poi capirete anche perché, adesso ve lo faccio vedere. Quindi adesso spingete per bene e bloccate. Oh no, devo cambiare il filo che è finito, devo riempire anzi. Allora aspettate, cambio il filo, infatti non ha cucito, è finito. Aspettate, cambio la spolina, la riempio. Ok, metto un'altra bobbina con un po' di filo, quindi così 4 centimetri liberi vi mettete sotto la macchina, bloccate, fermate il punto sia all'inizio che alla fine. E bloccate il punto. Ecco fatto, a me serve adesso che l'ovatta sia ben concentrata qua dentro, quindi tolgo un attimino questi fili e cosa faccio? Intanto prendo ago e filo resistente, ago dalla cruna abbastanza grande, lungo 10 centimetri, mi pare che sia 10, sì, basta da 10 centimetri, e poi io prenderò filo, il filo questo qui da ricamo che è bello resistente, ne prendo un po' perché dobbiamo andare a cucire adesso il collo alla testa e vedere, sicuramente penzola, sicuro, perché necessita fare adesso un lavoretto, ma è un lavoretto facilissimo. Quindi prendete la testa, inserite il tessuto del collo all'interno dopo che avete imbottito per bene, ago e filo, solo un'estremità, adesso dovete inserire all'interno, pizzicate così il collo in questo modo e fate uscire solo un'estremità del filo. Poi inserite così l'ago, prendete magari la cucitura, no magari possibilmente la cucitura centrale della testa, vediamo un po' se azzecco quasi subito, ecco fatto, e fate uscire sempre solo un'estremità. Ok, poi togliete l'ago, prendete quest'altra parte del filo, inseritelo all'interno del lago, benissimo, non bene perché un filo è rimasto, aspettate un attimo, ok, ce l'ho fatta, ho inserito. E cosa dovete fare? Inserite adesso questo ago all'interno e fatelo uscire vicino a quest'altro filo, sempre sulla cucitura della parte centrale della testa. Ecco fatto. Una volta fatto, tiratelo fuori e togliete l'ago. Adesso inserite, così spingete, tirate, scusate, il filo e automaticamente il collo entrerà all'interno della testa. A questo punto dovete fare un bel triplo nodo e stringerlo qui sulla testa della ginger, stringete per bene e poi fate un altro, fissate un altro nodo e un altro ancora e poi tagliate l'eccesso così. Adesso tagliate l'eccesso, perfetto, e vi ritroverete qui così. Qui poi ci andrà un merlettino, un nastrino in velluto. Allora, come potete vedere la testa penzola ancora, perché necessita ancora di essere imbottito il corpo. Quindi che cosa vado a fare? Innanzitutto scegliete quale parte volete che sia il davanti, quindi dove ci saranno gli occhietti. Io voglio che sia questo il davanti, quindi mi posiziono qui e vado a fare adesso un piccolissimo taglietto qui
così, in questo modo. Poi continuate ad imbottire con l'ovatta a fiocchi, quindi inserite all'interno l'ovatta, spingetela bene, andate a riempire adesso per bene il corpo, perché ancora è vuoto, e solo bloccando e facendo questa cucitura potrete riempire per bene il tutto. Quindi spingete l'ovatta su in direzione qui del collo, delle spalle e tutto intorno. Quindi adesso vado, continuo ad imbottire e poi vi faccio vedere dopo cosa dobbiamo fare. Vedete ancora quanta ovatta si può inserire all'interno? Praticamente il corpo ancora, anche se a me sembrava pieno, era vuoto. Vedete, adesso si sta riempiendo, io l'ovata la sto distribuendo uniformemente su tutto il corpo, e dato che qui ho cucito resterà ben fissata qui all'interno. La struttura deve essere, vedete, mano a mano la testa non penzola più, anche perché io spingo adesso qua sopra, vedete, si sta formando per bene anche la forma delle spalle. Ci siamo quasi. Potete usare all'interno, dopo aver messo quella a fiocchi, potete utilizzare magari la rimanenza che io conservo di quella piatta o del filtro K. Così la aprite e la potete anche inserire all'interno. Sono tutti fili di cucitura, però. Ok, adesso vado ad inserire anche questa. E già sono, vedete, già sono soddisfatta perché spingo così in su, in alto, perfetto. Metto quest'altro pochino e io sono a posto. Adesso vi faccio vedere come chiudere questa apertura. Guardate, ancora ne entra. Vabbè ragazzi, io velocizzo, accendo anche la pistola a caldo, bella. Qui comunque sotto il collo metterò anche un puntino di colla, volendo, se no potete anche non metterla, così la testa potrà anche girare senza problemi. Ok, allora adesso prendete un tessuto di scarto, magari lo stesso con cui avete realizzato la bambola, e ne tagliate due pezzetti, almeno io ne metterò due. Così prendo due pezzetti, poi prendo altro tessuto di scarto e lo metto all'interno. Così lo appallottolo e lo inserisco all'interno. In questo modo. Ok, adesso la colla, mettete colla così all'interno di questo foro e aspettate un attimino che si asciuga. Poi mettete della colla qui sullo scarto di tessuto e lo andate ad incollare su questa apertura, così. Io ne metto due, vado a mettere pure quest'altro qui, in questo modo. E aspetto che si asciuga. Poi io vado a mettere all'interno anche un pochino di colla, ma proprio un pochino, un po' di qua e un po' anche di qua. E la lascio così, aspetto un attimino che si asciuga per bene a testa in giù. Nel momento in cui si sarà asciugata, prendete le gambette. Adesso decidete se vi viene male sotto la macchina da cucire, potete anche cucirle con ago e filo a mano. Io la farò sotto la macchina da cucire. Vado a mettere quasi un centimetro all'interno qui questo tessuto. Se stirate è meglio, così la piega resterà ben ferma. Così. Dopodiché vado
a prendere la prima gambetta e me la vado a posizionare qui così, una di qua e l'altra di là, e vado a cucire direttamente sotto la macchina da cucire. Allora, una volta fissate le gambette, i piedini staranno così. Alla fine le gambette anche io le ho dovute cucire a mano perché sotto la macchina mi veniva effettivamente malissimo. Non so come ho fatto con la prima, però c'ero riuscita, va bene. Comunque aghe e filo e le cucite e rimangono così penzolanti, sono bellissime. Devo dire che a solito mio mi fa un po' impressione perché ancora non l'ho dipinta, quindi per ora la lasciamo un attimino là e pensiamo all'abbigliamento. Allora, per la gonnellina, per tutto l'abbigliamento, allora da Ginger avrà la gonna a pieghe con la pettorina, carinissima, poi avrà un bel top con le maniche a sbuffo, e le culotte. Allora, chiaramente non vi posso mettere il cartamodello di tutte queste misure, però vi ho fatto uno schema con relative misure e quanti pezzi ci vogliono, però guardate il video e capirete quanto è facile realizzare i vestitini, perché ci vogliono comunque delle strisce di tessuto, tutto qua. Allora, io ho già preparato i pezzi. Per la gonna a pieghe ci vorrà un unico tessuto, io ho scelto questa volta il tartan in verde, bellissimo questo scozzese, mi piace tantissimo, natalizio, quindi va proprio al caso nostro. Quindi questo tessuto, adesso vi do la misura 70, 75, ma anche 74 va bene. Aspettate, ve lo faccio vedere, è lunga la striscia. Allora, da qui a qui misura 70, 74, 75 va benissimo. 75 per 12 e mezzo. Cosa dovete fare? Dobbiamo creare adesso le pieghe. Per prima cosa dovete rifinire con lo zig zag i tre lati e sulla parte inferiore dovete fare un piccolo orlino di mezzo centimetro e mezzo centimetro e andate a cucire con un punto dritto. Una volta realizzato il piccolo orlino, andate a realizzarlo anche alle due estremità corte, quindi fate un orlino e cucite con un punto dritto sia di qua e sia di qua. Io qui l'ho già fatto, adesso lo vado a fare anche qui e poi iniziamo a realizzare le pieghe. Quindi cucio, ok, adesso per fare le pieghe facilissimo, dovete fare delle piccole pieghette, quindi vi mettete sulla parte superiore dove c'è la rifinitura dello zig zag o della taglia e cuci. Aspettate perché devo togliere assolutamente questi fili che io non sopporto. Allora, un attimino mettiamo da parte questo cartamodello. Quindi qui c'è la parte rifinita. Cosa dovete fare? Dovete iniziare e fare delle piegoline così. Vi mettete, vedete, così e iniziate a fare delle pieghette. Questa parte qui dove c'è l'orlino sull'estremità, quella corta, lasciatela libera, non fatelo così, altrimenti fa troppo spessore e poi non va neanche bene. Fate delle pieghette così e lasciate questa parte, vedete, questa libera, quindi io mi metto sotto la macchina da cucire direttamente così, mi posiziono non a bordo piedino, io non mi posiziono a bordo piedino, io mi metto a 1 centimetro dal bordo, ok? Quindi sposto l'ago a 1 centimetro dal bordo, abbasso l'ago e inizio. Ok, prima che supero questa piega vado, prendo il tessuto e vado a creare un'altra piccola pieghetta. Queste piccole pieghette possono anche essere regolari, non per forza devono avere tutte la stessa dimensione. Stiamo parlando di un vestitino per una bambola, non è cucito sartoriale. Però se riuscite fatele da 2,5 cm l'una. Una volta passata sopra la seconda piega prendo così, aspettate avvicino, ok, ho avvicinato la telecamera, vi dicevo, quindi dovete prendere il tessuto così, io mi trovo sul rovescio del tessuto e vado, vedete, a creare questa sorta di piega, sollevo solo il piedino, l'ago lo lascio giù, inserisco questa piccola pieghetta, abbasso il piedino e ci passo sopra. Una volta passata sopra sollevo sempre il piedino
prendo così il tessuto e lo vado a sistemare sempre sotto il piedino, e faccio questo lavoro fino alla fine del tessuto. E prendete, piegate, l'ho già fatto vedere in un altro tutorial, adesso non mi ricordo quale era il vestitino, forse della coniglietta, adesso non ricordo perché ne ho fatti già un bel po'. Quindi sollevate, fate la pieghetta, portate così il tessuto sotto il piedino e cucite, fate questo lavoro fino alla fine. Ecco qui la gonnellina, guardate che amore. Allora andiamo a provare un attimino. Quindi questa andrà così e questa sopra, e poi qui cuciremo un bottoncino, che amore. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo nascondere questa parte qui dove c'è la cucitura, quindi potete semplicemente fare come ho deciso e come ho fatto io anche nell'altra ginger. Prendete un nastrino, io userò questo in velluto, prendo la misura e lo andrò a cucire, darò 2 punti di cucitura, uno qui e uno qui, per tenere fermo il velluto e dare anche questo tocco molto bello alla gonnellina. Mi sono persa la forbice, eccola qui, quindi taglio quello che mi serve, poi l'eccesso magari lo tolgo. Adesso cambio la spoletta, metto il colore rosso, quella di la spoletta principale, e faccio una piccola così pieghetta, lo appoggio qui e me lo vado a cucire qui sul bordo superiore della gonnellina fino a qui, prima qui e poi sotto. Magari mettete degli spillini sottili, io non metterò nulla per tenere fermo il nastrino, andrò direttamente così sotto la macchina, ma se non avete ancora tanta dimestichezza mettete tanti piccoli spilli oppure le mollettine. Quindi faccio questa piccola, rientro all'interno un pochino di velluto, questo nastrino, e me lo vado a fissare. Prima vado a fissarlo sulla parte superiore, mamma mia come scivola ragazze, pure il nastrino, ok. E mano a mano io sistemo qui il bordino e passo su. Se preferite, magari potete anche incollarlo. Sono arrivata alla fine, metto all'interno, anche qui rientro all'interno un po' di tessuto di velluto. Io ho fissato intanto la parte superiore, adesso vado a cucire qui sulla parte inferiore. Ok, una volta cucita la gonnellina andiamo a realizzare la pettorina che attaccheremo alla gonna. Allora, per la pettorina ci vorranno 2 tessuti, io ho scelto di realizzarlo l'interno con questo colore e l'esterno come la gonnellina, un quadrato di 6 cm per 6 cm, lo mettete dritto con dritto, vi andate, fermate con gli spilli, andate a cucire a 1 centimetro dal bordo sui 3 lati e lasciate l'apertura in basso. Ok, vado a cucire, vado a togliere l'eccesso poi del tessuto e vado a risvoltare. Allora, ho cucito, tolgo l'eccesso del tessuto e porto sul dritto. Se volete potete fare anche la ripattitura. Tirate fuori gli angoli. Ma la ribattitura facciamola, così sta ben ferma. Fatela vicino al bordo. Ok, ribattitura fatta. Adesso prendete la gonnellina, cercate così, piegatela a metà, cercate la metà della gonnellina, mettete magari uno spillo,
qui c'è la metà. Adesso prendete la pettorina, la appoggiate, cercate la metà anche della pettorina, appoggio la metà qui sulla metà, faccio fuoriuscire leggermente un po' il tessuto della pettorina e adesso me lo vado a fissare qui sul bordo, a mezzo centimetro dal bordo. Ok, ho fissato la pettorina, vediamo questi fili, io tolgo anche questo eccesso, giro e adesso vado a fare un'altra ribattitura qui vicino al bordo. Se la volete fare fatela, ma non è così importante. Ok, perfetto, la gonna è pronta, avete visto? Adesso la mettiamo da parte perché prima di indossare i vestitini la ginger va truccata, perché poi rischiamo di sporcare i vestiti. Ok, le bretelle le mettiamo dopo, anche perché le bretelline saranno sempre con lo stesso velluto, quindi poi userò il velluto e farò le bretelline e cucirò anche dei bottoncini. Bellissima. Ok, mettiamo un attimino da parte, adesso andiamo a realizzare le maniche. Allora, ci vorranno due tessuti e due tessuti per bordare, diciamo, il polsino di queste maniche. Allora, ho dimenticato di dirvi con che tessuti io sto realizzando l'abbigliamento di Ginger. Questo tessuto è tinta e filo e questo sinceramente non ho idea perché è un tessuto per abbigliamento che ho preso in un mercatino, però esattamente non so, che è un po' sintetico, quindi userò questi tessuti anche per fare le culotte. Per questo progetto però potete utilizzare qualsiasi materiale voi avete, quindi se avete il pile potete realizzare i vestitini in pile con pannolenci, qualsiasi tipo di cotone voi avete, cotone arredo, qualsiasi tipo di cotone lo potete utilizzare per fare l'abbigliamento alla Ginger. Quindi detto questo, adesso trovate sempre lo schema su carta modello, do le misure per chi non può scaricare il carta modello. Allora, questi due tessuti sono le maniche, misurano 10 per 21, ma 20, 21 non cambia nulla. La bordura invece misura sempre 21 per 5, quindi ci vorranno due di questi e due di questi. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto realizzare un piccolo orlino solo su un'estremità lunga, quindi fate piccolo orlino mezzo centimetro qui e poi mezzo centimetro anche qui e andate a cucire con un punto dritto. Una volta fatto l'orlino qui e l'orlino qui, cosa dovete fare? Dovete prendere il tessuto della manica, il dritto lo dovete vedere voi, il bordino deve stare praticamente su e dovete mettere la parte non rifinita sul bordo della manica, così dritto della bordura sul dritto della manica, quindi dritto con dritto. Lo fate allineare, lo allineate per bene qui e lo andate a cucire anche a bordo piedino. Qui stessa cosa anche qui dritto con il dritto e il bordino deve stare su, dritto con dritto, e cucite a bordo piedino qui e a bordo piedino anche qui. Ho cucito qui e qui. Poi cosa dovete fare? Aprite tutti e due i tessuti, poi prendete la cucitura, la andate ad appiattire o con le dita o col ferro da stiro, ma questo bordino deve stare aperto così, perché adesso dobbiamo andare a fare una ribattitura qui vicino al bordo per tenere questo polsino ben fermo. Quindi ribattitura qui e ribattitura, prima aprite la cucitura, appiattitela e ribattitura qui vicino al bordo, questo quadrettato, diciamo, non su, ma giù, qui. Allora, adesso quello che farò io è mettere l'elastico qui nel polsino, però se magari non vi piace mettere l'elastico, potete tranquillamente dopo aver cucito questa estremità, questa, potete farlo anche con un punto filza, è uguale. Io metterò l'elastico sulla cucitura e quindi sul rovescio. Prendo un pezzetto di elastico, adesso do anche la misura, questo è da 5 mm, quindi
questo elastico misura 15 centimetri, quindi è da 5 millimetri e misura 15 centimetri, quindi mi posiziono sulla cucitura, quindi sul rovescio, prima blocco il punto e poi vado a tirare, vado anche a fissarlo qui al polsino. Mi metto sotto la macchina da cucire, blocco il punto e poi faccio tensione, tiro e vado a cucire e a bloccarlo. Blocco. Una volta fatto avrò arricciato il polsino alla manica, tolgo qui l'eccesso. Adesso vado a mettere, prima faccio combaciare queste due cuciture, questa e questa, fermo qui con uno spillo, e poi vado a cucire qui, sempre con un punto dritto, cucite anche a bordo piedino. Bloccate il punto, togliete l'eccesso e sulla parte adesso superiore dovete semplicemente prendere ago e filo e dovete realizzare un punto filza tutto intorno, perché dobbiamo arricciare, per far venire questa manica a sbuffo dobbiamo arricciarla con un punto filza. Scendete di 1 centimetro, realizzate il punto filza, stringete per bene, chiudete poi la cucitura e risvoltate la manica. Una volta realizzata, adesso vado a fare la stessa identica cosa anche all'altra manica e metto da parte. Dimenticavo, nel momento in cui inserite il braccino all'interno, sulla parte interna, così sulla parte interna con ago e filo bloccate la manica al braccino, quindi prendete ago e filo e date un punto di cucitura, pizzicate il braccino e pizzicate il tessuto, così il braccino non si muoverà. Date proprio un punto di cucitura, così. Una volta fatto le braccia e le maniche messe alle braccia, mettiamo da parte. Adesso realizziamo le culotte e poi ci dedichiamo alla pittura della nostra bella Ginger. Ok, allora per le culotte dovete semplicemente prendere un pezzo di tessuto. Io userò lo stesso con cui ho realizzato le maniche. Allora un attimo che qui me lo vado a pareggiare e vi do anche la misura. Allora, per prima cosa la misura. Allora, questo tessuto misura 46 per 24. Dovete fare la seguente, quindi questo è il rovescio, dovete prima fare solo su un'estremità il bordino, un piccolo bordino da mezzo e mezzo centimetro, lo andate a cucire con un punto dritto. Allora, dopo aver realizzato il bordino sulla parte superiore delle culotte, prendete una bordura. Io metterò il tessuto, però ripeto, potete utilizzare qualsiasi tipo di bordura, anche lo sbiego o un merletto, un pizzo, quello che volete. Allora, questa striscia di tessuto misura quasi 6,5 e ha la stessa lunghezza di questo tessuto, quindi io lo metterò questa volta in doppio, lo piego così a metà, metterò rovescio con rovescio. Il mio tessuto non ha un dritto rovescio, ma se il vostro ce l'ha mettetelo rovescio con rovescio e me lo vado a fissare qui sulla parte inferiore delle culotte e me lo vado a bloccare a bordo piedino con un punto dritto dall'inizio alla fine. Quindi, rovescio con rovescio, fuori ho il dritto, appoggio qui sul bordo e vado a cucire a bordo piedino. Mettete magari gli spilli, io velocizzo, non metto nulla. Blocco e vado a cucire.
una volta cucito io vado a togliere l'eccesso che fuoriesce e taglio, lascio solo 5 mm di tessuto e tolgo l'eccesso. Ok, una volta fatto vado a fare anche una ribattitura, tiro su la cucitura e vado a fare questa ribattitura vicino al bordo. Ok, una volta fatto vado a mettere così dritto con dritto. Aspettate, vado a fare anche una rifinitura con lo zig zag perché questo tessuto sfilaccia quello scozzese, quindi vado a rifinirmi intanto questo margine, vi faccio vedere dopo. Allora, dopo averlo rifinito con lo zig zag, non sopportavo la sfilacciatura, mettete dritto con dritto, fate combaciare ovviamente le due cuciture, magari mettete uno spillo e anche su. Questo è il modo più semplice per realizzare le culotte. Allora, adesso cercate la metà, quindi la metà è 23,5, quasi 12, quindi cerco la metà, poi a partire da qui salgo di 11 centimetri e mezzo e metto un segnetto, poi prendo una riga, traccio una linea come riferimento, traccio questa linea con la penna cancellabile, così. Poi a partire da qui vado a segnarmi 1,5 centimetri di qua e 1,5 centimetri di qua e traccio un'altra linea così. Dopodiché scendo e traccio queste due linee, una di qua e una di qua. E adesso vado a cucire, blocco il punto e faccio la cucitura su questo rettangolino che ho appena disegnato. Qui tutto intorno con un punto dritto fino a qua sotto e blocchi il punto. Dopo aver fatto questa cucitura vado a cucire anche questa estremità con un punto dritto a bordo piedino. Quindi adesso vado a blocco il punto e faccio questa cucitura fino a qui. Adesso taglio l'eccesso del tessuto e vado a fare la rifinitura con lo zig zag. Dopo aver fatto la rifinitura vado a tagliare esattamente qui dove l'interno dove ho realizzato il cavallo delle culotte sulla linea. Poi quando arrivo su faccio questo piccolo taglio in diagonale sia a destra che a sinistra. State attenti a non toccare chiaramente la cucitura e taglio questa parte qui e poi tolgo questo eccesso e anche qui vado a rifinire con lo zig zag. Mi distanzio da questa cucitura di qualche millimetro e tolgo l'eccesso del tessuto. Ok. Quindi rifinitura qui tutto intorno se il vostro tessuto sfilaccia e poi risvoltiamo il lavoro. Adesso che ho fatto anche la rifinitura qui vado a portare sul dritto. E anche le culotte sono pronte, le arricceremo direttamente con un punto filza cucendolo anche al corpo. Questo però dopo, perché adesso dato che io devo dipingere la vestirò dopo, però se voi la serpentina avete magari la passamaneria a serpentina o un piccolo cordoncino sottile bianco, volete adoperare quello, potete tranquillamente vestirla e incollare la vostra passamaneria qui sulle manine
e anche qui, però prima vi consiglio di dare un po' di colore con la terra o con il fard. Dato che io devo dipingere, devo vestirla dopo. Devo vestirla dopo, io questi fili veramente non li sopporto proprio, quindi mettiamo un attimino da parte, anzi prima li provo, perché dopo devo cucire al corpo le culotte, così staranno ben ferme con ago e filo, e devo andare ad arricciare la parte, questa qui, con un punto fissa qui, perfetto, e poi qui verrà bellissima con questo bordino che richiama il colore della gonnellina. Va bene, adesso vado a prendere i colori e iniziamo a dipingerla. Ah, dimenticavo, per quanto riguarda il top, perché lei avrà il top chiaramente, potete utilizzare o un tubolare, questo tessuto elastico, questo è in lurex, volevo usare questo, però sinceramente come colore non mi convince, quindi sono indecisa se usare questo collante. È semplicemente un collante, ho acquistato un collante per bimba, ne ho tagliato un pezzetto, non c'è bisogno neanche di rifinirlo perché il tessuto elastico tipo la maglina o la licra o appunto il collante, nel momento in cui lo tirate non ci sarà bisogno neanche di rifinirlo perché vedete il bordino andrà ad arricciarsi, quindi non so se mettere questo come top, che è anche un po' trasparente, oppure ho comprato questi collanti sempre per bimba, li ho presi dai cinesi, costano pochissimo, 2 euro, o prendere un pezzetto di questo collante, vado a tagliare proprio sulla parte della vita della calza, c'è l'elastico, ne taglio circa 7 cm, proprio un pezzetto, e vado a provare eventualmente anche questa è più coprente, quindi ne taglio un pezzetto, altrimenti potete utilizzare, se non avete un tessuto elastico, anche il pile o il panno legge, però chiaramente là dovete fare delle prove per la misura, vedete, dovete andare a ritagliare o prendere col metro la misura e aggiungere margini di cucitura, quindi questo è elastico, quindi adesso io intanto lo vado a cucire con un punto sotto la macchina, altrimenti si toglie anche l'elastico. C'era lo zig zag, ragazzi. Ok. Tolgo questo eccesso. E anche un po', qua lo accorciamo un pochino. Questo è 8 cm, dovrebbe andare bene, porto sul dritto, vedete nel momento in cui io vado a tirare così mi si forma questa diciamo ondulatura, va ad attorcigliarsi, quindi non ci sarà neanche bisogno di rifinirlo, anche perché comunque questo verrà messo poi con la gonnellina messa su, ecco, diciamo che andrà sotto la gonna, quindi intanto me lo vado a provare, nell'eventualità metto questo, ancora non lo so, la cucitura ovviamente la porto dietro, la misura va benissimo, metterò così poi perché voglio che si veda il collo della Ginger, mi piace molto perché sembra un maglioncino. Poi se volete potete ulteriormente decorarlo incollando o cucendo a mano della passamaneria tutta intorno, direi che mi piace molto, proprio molto. Vediamo se ci aggiungo anche questo traforato, che effetto c'ha. Io mentre ci sono faccio delle prove e poi passo al trucco. No, assolutamente no, io metterò questo, mi piace di più, è più coprente, questo è più trasparente. Allora, penna cancellabile, iniziamo a disegnare gli occhietti. Io vi ricordo che vi ho messo un disegnino degli occhi, aspettate che io mi perdo sempre tutto, eccola qui, disegnino degli occhi della serpentina, se volete anche voi disegnarla, e del nasino, e poi vari punti luce, le ciglia e sopracciglia. Quindi io nell'altra Ginger che non ho più, gli occhietti erano con l'azzurro. Dato che lei avrà questo bel color tartan col verde, questa volta gli occhi voglio realizzarli color verde. Quindi prendo la mia tavolozza, ho già messo un po' di colore acrilico, ne aggiungo un altro pochino, ho messo un po' di verde chiaro, un pochino di verde scuro, il nero che mi servirà per gli occhietti e il bianco, penna cancellabile, e poi procuratevi anche una penna con la punta extra fine per definire alla fine i tratti. Mi sono persa pure questa, aspettate che ho troppe penne e adesso la cerco.
Eccola qui, l'ho trovata questa, vedete? Ha la punta proprio extra fine e questa la trovate dai cinesi in cartolibreria, questa che marca è, boh, non si capisce, c'è scritto Color Free Ink Roller, la trovate anche con l'azzurro, con il rosso, infatti l'ho presa anche con il rosso. Um, e niente, quindi iniziamo. Penna cancellabile nell'eventualità sbagliate, qui avete lo schema. Adesso do le misure dove posizionare gli occhi invece per chi non può scaricare il carta modello. Questa me la metto qui così copio gli occhietti. Ecco fatto. Mi si è scaricato il microfono, quindi il tempo di caricarlo. Sulla cucitura superiore e dovete scendere di 4 cm sulla metà della testa. Poi vi distanziate da questa metà di 1 centimetro a destra e 1 a sinistra e mettete dei riferimenti. L'occhietto misura 2 cm di altezza per 1,5 cm, quindi 2 cm per 1,5 cm. Una volta messi tutti questi punti di riferimento andate a disegnare l'occhietto. Io faccio a occhio ragazze, ma magari trovate a casa qualcosa che vi aiuti a dare questa forma. Vendono delle righe con varie misure di ovali, cerchietti eccetera in cartolibreria, compratela che quella vi aiuterà tantissimo. Quindi adesso vado a fare la stessa cosa anche di qua cercando di farli simili a mano libera. Ok, ci siamo. Poi anche che dovete, dove c'è la cucitura, scendere di 2 centimetri e disegnare o incollare la passamaneria, quindi la serpentina. Mi metto questo punto di riferimento perché io qui dopo disegnerò la serpentina con l'acrilico bianco. Ok, poi qua ci andranno le ciglia, fate due lineette così leggermente oblique, e poi le ciglia, quindi due piccoline di qua, due qua. Mi piace, lo posso anche cancellare. Se volete rimediare, magari con la penna, usando la penna cancellabile, pulite il becco della pistola a caldo e potete, anziché accendere il ferro da stiro, utilizzate anche questa, ce l'abbiamo fatta. Adesso andiamo a disegnare. Allora, se volete li potete fare anche semplicemente tutti neri con i due punti luce e la parte di sotto bianca, oppure create tre, mm, tre cerchietti, anzi due, uno e due. Questa parte già fa parte dell'occhio, quindi adesso ve lo faccio vedere così capite. Io li voglio con il verde questa volta, quindi vado a creare un piccolo cerchio così e poi un altro. Quindi qui ci andrà il nero, qui ci andrà il colore che ho scelto, quindi il verde, e questa parte qua sarà bianca. Stessa cosa sull'altro occhio. Poi disegnate il nasino, do anche la misura come riferimento. Questo nasino misura 1 centimetro per 2, quindi 1 per 2. Qui vado prima a centrarmelo e vado a creare pure qui questo ovale. Ora, prima di andare a dipingere, prendete il colore, quindi o della terra o del fard, perché altrimenti dopo sporchiamo tutto. Quindi il pennello. Allora, io userò il fard e anche questi ombretti color terra. Quindi prendo la tonalità questa del marroncino e inizio a dare colore qui dove c'è la cucitura. E sulle guance. Non avesse i colori acrilici, può utilizzare anche le matite colorate, le matite, queste qui, e poi una penna con una punta fine nera se non avete i colori acrilici. Questi sono i classici colori a matita. Potete, se volete, anche realizzare gli occhietti così, verranno ugualmente bene, oppure anche le penne a gel, le trovate un po' ovunque, tipo queste sono penne a gel di vari colori, quindi se non avete gli acrilici non vi preoccupate perché gli occhietti li potete realizzare anche così. Velocizzare ragazze perché se il video questa volta durerà tanto, ma ne basta la pena. Speriamo che il mio telefono mi supporta tutto questo peso del video.
Ok, dopo aver dato un po' di colore qui al visino, prendiamo le manine e facciamo la stessa cosa, quindi sulla cucitura un po' di terra oppure un pochino di fard, io lo faccio anche dietro. Stessa cosa all'altra manina e anche ai piedini, qui cucitura e poi qui. Adesso ragazze io metterò l'acrilico, vedrete come vado a dipingere, è facilissimo, usate un pennello a punta extra fine per fare gli occhietti e anche il nasino. Per fare la serpentina andrà bene anche un pennello un pochino con la punta un pochino più grande. I punti luce con uno spiedino, va benissimo pure lo spiedino con la punta, chiaramente dovete fare i punti luce. Ok, io qua finisco e iniziamo. Adesso, una cosa che voglio però specificare, che io non ho nessun titolo, quindi non ho nessun diploma di pittura, eccetera. Questo è il metodo come li realizzo io, questo ci tenevo a dirlo, perché ci sono persone che hanno studiato per, proprio per dipingere bene. Quindi, una volta realizzato gli occhietti, li dovete far asciugare bene, 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 bene. Magari usate il phon con aria fredda per farli asciugare prima. Nel momento in cui si saranno asciugati, controllate se necessita del ritocco perché il tessuto assorbe colore, quindi nell'eventualità andate piano piano, sempre con il pennello a punta fine, a dare dei leggeri ritocchi. Mm. Quindi io adesso faccio asciugare per bene, adesso mi vado a dipingere pure il nasino, prendo il rosso e ripeto, se non avete i colori acrilici potete utilizzare anche questi qui a matita. Quindi vado a riempire adesso di colore, vedete, vi verrà lo stesso bene. L'importante è che prima fate il disegnino con la penna cancellabile. Ok, adesso prendo l'acrilico e vado a tingere di rosso un pochino di ginger. Altra cosa, o lo fate se non avete i colori acrilici con i colori a matita o anche a cera, ma ci sono anche quelli a cera che possono andare bene, oppure con il pennarello a punta fine inchiostro indelebile. Quindi potete eventualmente usare anche questo, vedete, forse è anche meglio, perché il rosso diventa ovviamente più acceso. Io userò l'acrilico, quindi vedete, perfetto, è anche bello qui, velocizzo la cosa. Adesso, nel momento in cui si sarà asciugato benissimo, prendete il ferro da stiro, proteggete il visino, ma mi raccomando il colore deve essere asciutto, super asciutto, magari ci appoggiate un tessuto di cotone oppure anche un semplice foglio di carta da forno e senza appoggiare il ferro direttamente sul viso della bambolina andate a stirare, diciamo, ma senza appoggiare proprio il ferro da stiro sul viso, per togliere tutti i segni della penna cancellabile. Nel momento in cui andranno via, voi sapete dove dovete andare a ritoccare il nero, il verde, l'azzurro, insomma il colore che avete deciso voi di realizzare gli occhietti, e il bianco, e andate col pennellino a sistemare tutto quanto, tutto qui. Poi farò anche un punto luce qui sul naso e con questa penna a punta fine, nel momento in cui avrò tolto la penna cancellabile e sistemato il colore, andrò a definire leggermente i tratti di ogni singola parte, ciglia, sopracciglia e anche un po' il contorno del nasino. Allora, dopo aver disegnato la serpentina alle gambette
fatto asciugare e poi nuovamente ho ripassato il bianco perché ripeto il tessuto assorbe molto, ho fatto la stessa cosa qui anche sulle manine, sempre col pennello, un po' di acrilico bianco, così senza alcuna precisione sono andata a realizzare la serpentina. Adesso poi ve lo farò vedere qui come la andrò a realizzare. Intanto mi sono portata avanti perché devo comunque aspettare che asciuga prima di vestirla. Ho deciso di mettere anche delle piccole stelline qua sulla glassa, quindi ho preso un pochino di colla vinilica, ma proprio poca, ho preso un po' di questi strass, questi sono decorazioni che solitamente si mettono per fare la nail art, ma potete mettere anche dei brillantini, magari per simulare come si chiamano? Non mi viene il nome, comunque tipo le caramelline, ecco, magari di altri colori, io metterò queste stelline, mi piacciono molto, e quindi metterò queste, proprio un puntino di colla vinilica, e metterò un po' di qua, un po' di là. Ok, adesso vi faccio vedere come ho realizzato la serpentina, altrimenti potete incollare la passamaneria, ecco fatto. Metterò anche, che belle queste stelline, metterò anche qui sulle manine, aspettate, metto un altro pochino di colla perché pochina, raccolgo queste stelline e le metto qui, bella questa ginger, ok, benissimo. Adesso faccio asciugare un attimino, vado a fare la stessa la stessa cosa anche qui, colla vinilica o anche colla per tessuti, qualche strass qui, qualche stellina anche qui e anche qui, proprio qualche punto luce. Ok, raccolgo quelle che sono cadute, ecco fatto. E anche qui sull'altro braccino. Adesso vi faccio vedere come ho fatto la serpentina con l'acrilico bianco. Allora, prendete un po' di acrilico bianco o con un pennello molto sottile, decidete voi la grandezza, a me piacciono belle evidenziate le onde, quindi senza alcuna precisione vi distanziate di 2 cm dalla cucitura e iniziate a creare così delle onde in questa maniera. L'unica cosa è che dovete sicuramente ripassare un bel po' di volte il bianco perché sul tessuto, come ho già detto, si assorbe parecchio, quindi senza alcuna precisione create queste onde per tutto il contorno del faccino della ginger, così. Ok, io velocizzo e vi faccio vedere. Adesso finalmente ho finito, ma io poi con calma andrò sempre a ritoccare il bianco piano piano, stando attenta a non macchiare il tessuto perché ancora necessita di ritocco, però altrimenti il tutorial non finisce più. Quindi mi stoppo così con il colore, guardate che begli occhioni espressivi. Allora, adesso andiamo a mettere qualcosa qui, o un nastrino, o una passamaneria ulteriore, insomma dobbiamo coprire adesso questa cucitura e ornare ancora, renderla ancora più graziosa con una decorazione. Allora, io metterò, come ho fatto con l'altra ginger, metterò il vellutino, questo rosso, quindi inizio, incollo qui e vado a incollare questa parte qui, quindi collo dietro, accendo la pistola e vado ad incollare questo nastrino qui sulla cucitura e poi metterò un bel fiocchetto. Adesso vado a realizzare un fiocco un po' diverso, ne prendo uno più grande e uno più piccolo e vado con la colla a formare il fiocchetto. Così, e questo lo facciamo diventare ancora più piccolo. Ok, questo poi lo sovrappongo sopra, prendo un altro pezzettino per creare l'anellino e vado sempre ad incollare
centro, bene, vediamo che è troppo lungo, e il fiocchetto è pronto. Ok, e questo è il fiocchettino, e decido di metterlo qui, così, ah, amore, bellissima, quindi mettiamo la colla qui e aspettiamo che si asciuga, così, bellissima. Aspettate qua, poi passerò l'accendino perché altrimenti si può anche sfilacciare. Bellissima. Adesso prendo il top, cucitura dietro, sembra un maglioncino, mi piace proprio tanto. Ok, questo lo mettiamo così, poi prendiamo la gonnellina, adesso andiamo a realizzare le bretelle, mamma mia che splendore. Io mi diverto tantissimo quando realizzo le bamboline. Adesso mettiamo anche le culotte, prendete un ago con un filo resistente perché dobbiamo arricciare il punto vita e anche qua sotto, oppure semplicemente mettete un nastrino di raso e stringete i polsini. Quindi vediamo. Adesso velocizzo ragazze perché è facilissimo, ho fatto vedere anche come vado ad arricciare in altri tantissimi video tutorial, i vestitini che ho fatto alle papere, alle bambole, alle conigliette, il procedimento è sempre quello. Quindi adesso prendo, non so se prendere, no, ma prendo il filo quello da ricamo che è resistente, ago e filo e vado ad arricciare. Adesso ago il filo resistente e dove c'è la cucitura della manica pizzicate così il tessuto del braccino e il tessuto della manica. Fate uscire solo un'estremità del filo e andate qui a questa altezza ad inserire l'ago che è lungo 10-12 cm, lo fate uscire sull'altra identica parte della spalla, qui lasciate solo un'estremità, controllate, sì, va benissimo come è posizionata, prendo l'altro, sempre qui sulla cucitura della manica, pizzico il tessuto del braccino, faccio la stessa identica cosa, faccio uscire solo un'estremità, controllo benissimo, rientro nuovamente qui vicino al foro di uscita, spunto da quest'altra parte, ecco fatto, tiro e vado a fare un bel doppio nodo, stringo per bene, stringo, tiro per bene, controllo, mi piace questa manica così sbuffata, a palloncino, togliamo l'ago, stringiamo, benissimo, a questo punto vado a stringere bene 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 bene, così, troppo lungo, ok, e faccio 2 nodi. Adesso dobbiamo dipingere il piccolo Ginger, più che dipingere perché la serpentina chiaramente la dovete fare
pochino più piccola perché il pupazzetto è piccolo, occhietti, nasino e boccuccia. E la ginger è quasi finita, che meraviglia, bellissima. Le braccine sono movibili, bella, stupenda. Poi con questo colore, gli occhioni verdi, bellissima, sono soddisfatta anche di questa ginger, bella. Allora, per il piccolino, nasino, occhietti, boccuccia, avete lo schema su carta modello, poi io realizzo anche la sciarpetta con un semplice tessuto, lo stesso con cui ho realizzato il vestitino a lei. Poi cosa faccio? Vado a sfrangiare tutto il contorno, così, farlo. Adesso vi do anche la misura, un attimino provo, ancora più piccola, devo fare più stretta, ok, sfrangiato, sfilacciato, sono veramente contenta del risultato. Qui faccio un bel nodino, farò la sciarpa al ginger man, che bello, e poi metterò anche un piccolo campanellino, bellissimo, un puntino di colla qui per tenere la sciarpetta ferma, poi magari la accorciate. Adesso vi do la misura, questa è di 1,5 cm. Dettagli, piccoli dettagli sono quelli che fanno la differenza. Benissimo, siamo questa, adesso prenderò un campanellino e con un filo sottilissimo di fil di ferro andrò ad applicarlo qui, e qui adesso vado a realizzare la serpentina così come ho fatto a lei. Metterò adesso sbizzarritevi con le varie decorazioni, qui metterò un ciondolino con la scritta Handmade e lo andrò a cucire con ago e filo. La serpentina a lui, 2 punti luce negli occhi perché altrimenti è bruttino senza punti luce, e poi lo andremo sempre con il filo d'alluminio, io velocizzerò, vi faccio vedere come lo terrà qui nella manina. Qui potete mettere anche un mestolo, ad esempio questo per prendere la farina, guardate che carino, o mettete un'etichetta col nome gingerbread, vedete poi. Adesso sbizzaritevi, io le idee ve le ho date, direi anche parecchie, sono veramente contenta, è bellissima come l'altra ginger, bellissima. Eccola qui. Allora, io alla fine, per non perdere ulteriore tempo, ho incollato la serpentina però rossa, poi ho messo una campanellina qui, un'altra qui e il tag. Questo è un tag in legno, poi scrivete magari il nome gingerbread, mettete qualche altra decorazione. Io l'ho legato qui alla manina di ginger, e che dire, qui ho messo i nastrini, qui l'etichetta in acciaio con la scritta Handmade, ed è favolosa, guardate che meraviglia, è veramente bella con i suoi occhioni teneri. Adesso vi do anche la misura dell'altezza. La bambolina, adesso vi do anche la misura, finita, misura, vediamo un po' quanto è alta questa bimba, bellissima, misura 35 centimetri, una bella bambola tipo Lilly Dolly, mi sa che hanno la stessa altezza, ma che dire ragazzi, è meravigliosa, meravigliosa. Questi sono tutti i particolari che io poi ho cucito, il tag, il ginger, è bellissimo, ho messo un campanellino anche qui, ed è meravigliosa anche con questo colore di tartan, bellissime, i suoi occhioni sono tenerissimi, è veramente uno spettacolo. Se vi è piaciuto, mi raccomando, supportatemi con un cuoricino, condividete il video, e se vi fa piacere anche un commento, qualsiasi tipo di commento, anche un cuoricino mi aiuterà tantissimo. È un bellissimo progetto di cucito creativo, spero di essere stata chiara nella spiegazione. Se vi va e volete entrare a far parte della mia community anche su Facebook, ho aperto un gruppo privato che si chiama Il Cucito di Miu, dove potete pubblicare i vostri lavori che guardate realizzando i miei tutorial, e io non vedo l'ora di vedere la vostra ginger. Realizzatela perché è stupenda, da regalare, da vendere, anche per farla per voi stessi. Questa è mia, questa è mia, assolutamente mia, la adoro, è bellissima ragazze, sono veramente soddisfatta, tanto lavoro ma ne basta la pena, che dite?
Fatemelo sapere nei commenti se vi è piaciuta. Io, Gingerbread, vi salutiamo con i suoi bellissimi occhioni verdi e vi aspettiamo al prossimo tutorial. Chissà che cosa realizzerà Miu, chissà, ma sarà sempre un progetto natalizio facile e ve lo spiegherò sempre passo passo. Io vi saluto, mi raccomando, supportatemi con un cuoricino così potrò continuare con altri bei progetti. Intanto vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo video. Ciao a tutte!